Ciao a tutti amici, bentornati in Winter Quartering, io sono James, oggi ci andiamo a sparare un unboxing di Donnerschlag Escape from Stalingrad. Allora, gioco World War II di VUCA Simulation. Il tema qual è? Siamo sul fronte russo e tratta praticamente dell'operazione Untergewitter, mi sembra, più o meno, il nome fosse questo, ovvero il tentativo di liberazione, diciamo, perché Hitler non lo vedeva così, della sesta armata intrappolata a Stalingrado alla fine del 42. Più o meno cos'era successo? Nel novembre del 42 il fronte, insomma, l'avanzata tedesca si era un po' arenata là, da quelle parti a Stalingrado, non procedeva più e la città era, cioè, ormai era diventato chiaro che se la sognavano conquistarla tutta. E poi si era capito, loro non avevano capito niente. I russi tentavano solo di prendere tempo per poi preparare una bella offensiva che hanno fatto con l'operazione Uranus e praticamente hanno anche accerchiato Stalingrado tagliando fuori la sesta armata di Paulus là dentro. Cioè, nonostante tutto questo, Hitler aveva dichiarato la città una fortezza, ha detto state là, resistete fino alla morte nonostante l'accerchiamento. Però comunque era stato persuaso ad aprire un corridoio per rifornire la città. E in generale, che non mi ricordo chi fosse, Haupt o von Manstein, sì, vorrei dire cagate, aveva dichiarato che insomma il più grande successo, oltre ad aprire il corridoio, sarebbe stato anche quello di portare fuori la gente da là, che poi casomai Hitler si sarebbe reso conto da solo, una volta successo, che sarebbe stata una buona cosa. Comunque questo sarebbe stato proprio il caso più paradisiaco dell'operazione. Comunque l'avevano preparata con, tipo, era programmata con 20 divisioni almeno, tipo una specie, un paio, 2-3 divisioni Panzer, quindi una roba bella potente. Dopo in realtà sono riusciti a mettere insieme tipo una divisione Panzer e qualche divisione italiana e non lo so quante divisioni. Comunque niente di tutto questo, perché tanto bisognava fare in fretta, perché sennò la situazione diventava bollente. La sesta armata a Stalingrado si stava vedendo brutta e quindi bisogna ammassare tanta gente in fretta e i partigiani russi, poi il fronte richiedeva truppe, quindi si è fatto quello che alla spiccia si poteva. Sono partiti, tipo doveva partire il 3, inizio dicembre, è partita 10 giorni dopo, perché poi tipo per assurdo non aspettavano anche che ghiacciasse. In Russia a dicembre non è ghiacciato, perché sul ghiaccio i Panzer non andavano più veloci, tipo un fronte di 30-40 km. Ho fatto i compiti, ho letto un attimo e sono avanzati fino a 50 km dalla città, 60, una roba del genere. Poi però si sono fermati, i russi hanno portato dentro gente a manetta, poi sono riusciti ad andare oltre ancora, perché hanno impiegato la Luftwaffe alla grande. Poi però si sono proprio fermati, se ne sono arrivati proprio vicino, qualche chilometro, tipo una divisione arrivata a 40, una divisione, non so, una forza arrivata tipo a 40 km, una roba così, da Stalingrado. A quel punto là però avevano i fianchi super esposti e i russi hanno buttato
erano là che premevano, cioè la linea di rifornimento era compromessa, tipo il generale in capo doveva dichiarare praticamente la falda Donnerschlag, che sarebbe proprio il titolo qua, che sarebbe il piano proprio per far uscire la sesta armata, no? Perché insomma questi qua dovevano tentare di venire fuori e rincongiungersi, insomma di sfondare l'accerchiamento, così stabilire un punto di ritrovo. Il fatto è che l'alto comando Hitler non concepiva questa cosa di lasciare Stalingrado, quindi l'ordine dall'alto non è mai arrivato. Il generale Paulus, cioè, non voleva disubbidire e quindi quest'ordine non è mai arrivato. Oltretutto non aveva proprio cominciato i preparativi per uscire, perché insomma l'erano presi con le bombe, ci voleva tempo per insomma, non era roba che fai così, bam, tutti fuori, ragazzi. E quindi niente, poi è diventato impossibile sostenere questo sforzo e nei fianchi super esposti, dicevamo, combattimenti a manetta, e quindi si sono dovuti ritirare e dopo sappiamo che fine ha fatto la sesta armata di Paulus a Stalingrado. E niente, praticamente questo è un gioco che tratta di questa operazione qui, Donnerschlag, che mi sembrava interessante. Allora, dicevamo un gioco di VUCA Simulation, azienda tedesca, che mi è sembrato ancora più interessante, perché azienda tedesca che fa giochi sulla seconda guerra mondiale, poi ha un approccio magari con i tedeschi un po' diverso, poi bisogna vedere anche come si comportano, perché insomma non so, magari possono essere sempre associati a certe idee così, poi penso che in Germania abbiano anche delle leggi speciali sulla simbologia, eccetera, vabbè, come anche in altri paesi, però magari. Comunque interessante, ho sentito che fanno belle simulazioni, quindi abbiamo provato. Il gioco si presenta così, sta bella copertina, pensavo fosse rovinata, ma è proprio l'effetto, a me piace. E l'unica rottura che a me non è piaciuta è che ti arriva così senza il cellophane, cioè ci sono 2 sigilli di carta, qua e basta. Però poi lo prendi in mano, cioè, e senti che è acciaio temprato, teutonico, proprio tedesco, una roba, cioè non squarcisci neanche col diamante sta roba. Lo devi stemprare e usare una fresa per intaccarlo, cioè un'arma contundente, fai secco uno con questo. Quindi adesso ho capito perché non c'è il cellophane. Bello robusto. Allora andiamo a vedere qua ci dice un po' di descrizione, un po' di counter che sembrano carini, preview della mappa. Allora, la complessità è bassa. Anche questa è una cosa che ho guardato per l'acquisto. Ci sono pochi counter ed è un po' ibridarsi con qualcosa di particolare che può andare verso l'Eurogame, una roba più... Vabbè che tanto gli action counter c'è tanto una leggenda che tanti dicono sono complicati, bla bla bla, poi sono più accessibili di altri in realtà. Solitaire Suitability 5. Questo è da verificare perché comunque c'è l'utilizzo di carte, quindi bisogna andare a vedere. Historical Period 42, cioè già azzeccato, e forte che so. Dopo Time Scale, un turno 2-3 giorni, 4 km per esagono. Playing Time 5-8 ore, anche questo da verificare in base agli scenari. 2 giocatori, ok. Unity Scale, Battalions, Regiments, Brigades, ok, qui sono gli autori. Pep Gebhard, che dovrebbe essere anche il mega big boss di Fuca, e Pepito Sbazzeguti, sarà italiano, spagnolo, dice cosa c'è dentro. One rulebook, one mountain map, 234 milioni di counter, player Chad, carte, sided dice. Ok, dai, pesa comunque, senti che andiamo avanti. Scatolona bella, la tipo morbidosa dentro, laccata. Bravi tedeschi, bravi. Abbiamo il nostro bel rulebook. La roba che mi piace, aprite un bell'indice subito, così, ottimo. Qua c'è introduzione, spiego un attimo i counter, mappa, componenti. Vediamo qua. Axis Units. Abbiamo
Panzerkorps, unità romene, c'è la 6ª Panzer, la 17ª Panzer, la 23ª Panzer, 3, dal primo ho detto una, forse arrivano come rinforzi. Ho detto cagate, dico sempre non stai fidare di me. Poi abbiamo Second Guards Army di russi, ok, meccanizzati eccetera. Ci dicono gli headquarters, simbologia NATO, la mia pronounce. Ah, ecco qua ci dicono abbiamo delle carte per attivare le nostre unità. Dovrebbero essere attivabili in base al colore dei counter o in base al tipo delle linee che dovrebbero avere. Perché tipo un counter è fatto così, abbiamo un colore, tipo questo è russo, e questa è una linea che può apparire in più counter e quindi sono attivabili rispetto alla linea ignorando il colore, una roba del genere. Poi abbiamo delle carte combattimento molto interessanti che vanno comunque usate tutte in un round. Hanno due opzioni, una più forte e una più debole, quel che ho capito. E non è detto che succede di tirare un dado, alcune sono più facili che succedano, alcune no, alcune non richiedono neanche il dado, alcune vengono rimosse dal gioco dopo. Però c'è anche la possibilità ogni turno tipo di riservare una carta, metterla tappata e utilizzarla quando si vuole e non serve tirare il dado, una roba del genere, tipo un magazzino. Non so, robe simpatiche. Comunque, cioè, sta roba è un attimo più ibrida verso l'Eurogame, che a me non dispiace. Non dispiace, è stato uno dei motivi per cui l'ho preso, per tentare una roba più, forse più originale, però sempre mantenendo una forma classica. Abbiamo altri marker, sequenza di gioco, a fase di amministrazione, reinforcements, robe speciali che succedono durante vari turni. Abbiamo like command, una fase di azione che si tratta di attivazione, supply, movement, combat. Bomba. Quindi abbastanza dritta. Qua dice Fog of War perché ci sono carte, cioè c'è Fog of War in quella forma. Regole di stacking, zona control, command. Bell'esempio, fatto bene sto libro mi sembra. Command range, poi abbiamo il supply, ancora esempi colorati, bello. Overruns, dico combat, come funziona. Combat ancora, una bella pagina di esempi, combat example, deve essere bello esaustivo. Donnerschlag, sarà la regola speciale qua per chiamare la Donnerschlag, che noi a un certo punto dovremmo chiamarla e tentare di stabilire un punto di ritrovo, no? Per fargli fare un breakout o stabilire un supply corridor, senti che roba, con l'armata, con la 6ª armata a Stalingrado, che è proprio la particolarità di questo gioco, cioè tu a un certo punto chiami sto Donnerschlag, ci sono 3 aree astratte sulla mappa e andremo a mettere un segnalino per area. Di quei 3 segnalini, uno sarà quello del punto di ritrovo, gli altri 2 saranno segnalini falsi, li mettiamo coperti ovviamente, quindi il russo non sa quale sarà il nostro punto di ritrovo, quindi non saprà bene dove ammassare le forze o cosa aspettarsi, e noi dovremo tentare di raggiungerlo. Mi sembra 4 turni dopo da averlo stabilito dobbiamo portare almeno un'unità in supply, una roba del genere, per conseguire la vittoria. Qua ti dicono le condizioni di vittoria. Unità in supply è in command nella chosen meeting zone. Va bene. Oh, poi è già finito, vedete. Pagina 10 con 2-3 pagine di esempi, cioè questo sono 8 pagine di regole. E qua bellissimo. Historical notes. Ecco, vedete qua situazione com'era. Il fronte il 30 novembre era qua. Questo è Stalingrado. Questo vedete sono i russi che hanno fatto l'accerchiamento. Qua questa è l'operazione Wintergewitter, no Wintergewitter, cioè va bene. Sono bollito ragazzi. Hermann Hott era il generale che era capo dell'operazione. Tutte historical notes qua ancora. È figata. Quando ci sono queste cose qua io mi gaso. Bisogna citare un grandissimo del nostro hobby come comunità italiana che è Mauro Faina, che mi permetto, bisognerebbe fargli un monumento equestre per quello che fa. Una volta detto, questo non è solo hobby, ma è un momento conoscitivo e formativo, e ha proprio ragione. Designer notes, ecco, vedete, queste sono
le aree sulla mappa che astrattamente possono fungere punto di ritrovo. Setup alla fine, molto chiaro, ecco, questa sarebbe la mappa, poi magari la vediamo in dettaglio. Quindi a 16 pagine, finito il regolamento, qua abbiamo un indice strautile, mi sembra una roba ben fatta, bravi tedeschi. Andiamo a vedere queste carte. Queste cosa sono? Queste sono combat cards, combat card dei russi. Ora, intanto vediamo subito, ci sono delle carte che sono early, che vanno usate fin dall'inizio, e delle late che entreranno turni successivi. Bello sta in cirenaico qua. Comunque, come dicevamo, si possono usare o per il general event, che sembra più forte, e ti fa remove dopo successful play. Per essere successful devi tirare 3 o meno, oppure fai tactical event, devi tirare un 4 o meno, quindi è più facile farla, però non si rimuove mai. One Panzer Battalion, una cosa, lo vedremo solo vivendo. Sono tutte combat cards, parecchie. Beh, vediamo qua invece activation, che qua c'è un early, ci sarà anche un late, c'è anche un late. Più avanti possiamo avere più comando forse, o meno per il tedesco, invece il russo ne avrà di più magari. Dico io, mai fidarvi di me. Cosa possiamo attivare? Qua la sesta Panzer Division. Vedremo. Questo è il simbolo dell'unità, questo è il colore. Qua ci fa any formation, quindi quello che vogliamo. Questo dovrebbe essere il simbolo. C'è un segnalino Schwerpunkt, che praticamente funge da High Command, una roba del genere, da vedere, che può entrare in gioco, infatti è una carta late. Il russo invece ha queste due armi qua, ti fa Red Units of One Army. Quindi puoi attivare o questo o questa, oppure le unità rosse, che hanno sta banda qua, di una delle due armi. Vedremo. O Blue Units of One Army, sì, quindi sì. O fai tutte quelle che hanno il cordoncino così, o questa o questa. Da approfondire, comunque sembra simpatica la cosa. Qua abbiamo altre combat cards: Beute, Panzermarsch, Sturmboote, Bote, Prototype Tiger, late questa, 2, Stuka, sì dai, Artillery, bella cattiva dai. Vediamo qua, abbiamo due fogli di counter, belli anche per stondati ragazzi, per chi non vuole rompersi le scatole a pinzare, che sarà anche divertente, però insomma bisogna avere anche tempo nella vita di farlo. Allora, questo è un headquarter, perché vediamo, questo è il simbolo di comando, ha 4 comando, 4 di area, e questo è il simbolo di free stacking, cioè non influisce sullo stacking. Vediamo i carri, belli, quindi questi colori dovrebbero essere per il combined arms e la forza. Questi sono gli steps, questo è il movimento, questo dovrebbe essere una motorized unit e così via, dai, insomma mi sembra bene. Queste sono le unità rumene. Vediamo i russi, belli arroganti, guarda che roba, mi sembra bene. Qua cosa abbiamo? Altri sì, abbiamo, se vi fanno cagare le altre, quelli che abbiamo appena visto, potete usare queste silhouette 2D più classiche, insomma. Sta a voi, beh, mi piacciono entrambe, sinceramente. Poi, vedete, una così, oppure così. Insomma, fate come cavolo vi pare, praticamente ci dicono. Non rompete le palle, noi vi diamo tutto. Qua ci sono degli snafu count. Sì, perché ci dovrebbero essere anche 3 tazze dove puoi mettere tipo unità di rinforzo, tipo alarm group, dei corazzati per i sovietici. Vai a pescare, ci sono questi snafu counter, eccetera. Vedete qua i counter, Donnerschlag, meeting zone, bla bla bla. E poi Donnerschlag vuol dire tipo fulmine. Una volta ho studiato tedesco, ma sono stupido, mi dimentico tutto. Una volta, cioè quando ero giovane.
bello bello. Qua Player Aid, cazzo Player Aid, c'è un tabellone questo, cartone, anche qua, scherzi amiche i tedeschi, ordini di battaglia, bene, quella anche con retro per il russo, bene, e questo Player Aid, due facce, anche questo, un altro, bomba, oh, due bei dadini, vediamo cosa ci viene, 6, insomma, average, e un mappone, porca miseria, questo è pesante ragazzi, qua sullo schermo non mi sta, provo a farvi una panoramica parte. Oh, ecco come si presenta la mappa, mappone bello prepotente, bello grande, ovviamente anche questo fatto di qualità indistruttibile. E qua abbiamo gli slot per le carte, che abbiamo combat deck, quelle rimosse addirittura, discard pile, questa dovrebbe essere la casella dove ti riservi una carta combattimento. Abbiamo il coso dei turni, arriverà fino all'8 forse, abbiamo 8 turni per dichiarare la Donnerschlag, non lo so, perché qui abbiamo Donnerschlag Advance, dopo che è stata chiamata 4 turni oppure 5. Vedremo. Oh, queste sono le 3 zone dove potremo dichiarare Donnerschlag. Qui dovrebbe esserci, eccolo qua, Stalingrad Cauldron, Skinagin cirillico, per gli amici dell'est. Bella, dai, vediamo un dettaglio. Vedete qua che sono tutte strade principali, anche secondarie, però hanno tutte funzioni di strada, leggevo, è solo per historical flavor che ce lo mettono differenziate. Ho qua i ponti, visto che fiume è la Brentella, no, il Mishkova, che praticamente si sono quasi arenati qui per un po'. E dovrebbe essere stato questo il punto massimo dove sono arrivati, quindi non mi ricordo quanti chilometri era per esagono, ma serve da contare fino a qua quanto ce n'è. E così, vedete che bello, a me piace un sacco sta mappa, mi sembra disegnata bene, poi la mia esperienza arriva fin là rispetto ad altre che ho visto. Bello, ma secondo me siamo al top dei materiali. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, insomma, dormirò lo stesso. Come vi dico sempre, non state a fidare di me. Questo era Donnerschlag Escape from Stalingrad di VK Simulation. E ci vediamo alla prossima, dai. Ciao belli.